Felice anno a tutti voi, care amiche e cari amici. Buon anno. Benvenuti anche oggi a casetta, nella nostra casetta in campagna. Auguro a voi un felice anno nuovo e tutto ciò che desiderate. Scusate per il tono di voce, ma subito dopo Natale non siamo stati bene, abbiamo preso l'influenza, tutti e tre. A mia figlia e mio marito è rimasta una brutta tosse. Per il resto diciamo che stiamo meglio. Purtroppo sono i frutti di stagione, alla fine siamo scesi in città per Natale, ma forse abbiamo preso freddo o magari sono diventata allergica alla città. Adesso voleva essere una battuta ironica. Perciò questi giorni non mi sono persa d'animo e ho iniziato ad ultimare il disegno fronte e retro all'ultimo tagliere rimasto. Perciò, cari amiche, io sto già pensando alle nuove decorazioni subito dopo Natale. Adesso, come vedrete nelle prossime immagini, scusate, ho disegnato una gnometta alla quale ho disegnato delle trecce con il cappello argentato come il mio. E così, care amiche, come vi ho detto poc'anzi, sto iniziando a pensare alle nuove decorazioni che ci saranno subito dopo Natale. Come la maggior parte di voi conoscete oramai la tecnica di pittura che uso sul legno con le matite, con i colori a matita sempre sfumati e qualche tocco di pennarello sempre sfumato in modo da dare delle linee belle decise e più colorate. E così questi giorni mi sono dedicata, ho riposato e mi sono dedicata soprattutto a terminare questo quadretto. Come dire che non so mai stare ferma. Cosa dite? Vi piace? Come sta venendo? Bene? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, amiche. Una volta finito di disegnare, mancava solo la pittura trasparente, che è un proteggi legno, che di solito utilizzo per tutti questi taglieri e per tutti i miei disegni. E così il 31 pomeriggio ho iniziato a preparare la cena e ho iniziato da questo pandoro che avevamo e che mia figlia ha portato a casa dai suoi amici. Ho farcito questo pandoro con della crema al mascarpone, ho vuotato al centro un po' di pandoro in modo tale poi da farcirlo all'interno con la crema al mascarpone.
Nel frattempo ho messo anche il cotechino a scaldare nell'acqua. Ho iniziato a tritare le verdure, sedano, carote e cipolla per fare le lenticchie in tegame. Ho colato il zampone dalla loro gelatina oramai sciolta. Una volta rosolato carota, cipolla e sedano, ho aggiunto con del brodo vegetale anche le lenticchie e ho messo a cuocere fino al raggiungimento della cottura desiderata. Una volta spellato anche lo zampone, l'ho avvolto in un po' di pasta sfoglia e con la restante pasta sfoglia ho fatto dei fagottini con del salmone affumicato e della scamorza affumicata. Ma veramente. Ho tritato anche delle mandorle e delle noci e le ho ricoperte sopra la pasta sfoglia. E povero il nostro cagnetto, era già da diversi giorni impaurito perché ogni tanto sentiva qualche scoppio di petardo in lontananza. E povero il nostro cagnetto. Nel frattempo ho iniziato a montare della panna montata, 200 g di panna montata, sto utilizzando anche 300 g di mascarpone e della crema pasticcera, sempre la stessa quantità che di solito preparo. Anche qui mi sono portata avanti e una volta fredda ho iniziato, come vi ho detto poc'anzi, a frullare prima la panna, ho aggiunto il mascarpone alla panna montata e ho aggiunto anche una fialetta di rum per dolci.
E una volta montato il mascarpone con la panna, ho aggiunto anche la crema pasticcera. Ho riempito questo pandoro con anche delle cucchiaiate di Nutella per i ragazzi e una volta farcito ho ricoperto e così mia figlia, una volta arrivata a casa degli amici, doveva mettere solo lo zucchero a velo sopra. Non si accorcia. E così con la crema restante e anche del pandoro abbiamo preparato per noi delle coppette di tiramisù, aggiungendo del caffè appena dolcificato, estratti di crema al mascarpone. E così come ho visto in tanti video, questa volta ho fatto la crema mascarpone con le uova cotte, che non è nient'altro che crema pasticcera, mascarpone e panna montata. Devo dire è veramente molto buona, l'ho vista in diversi video, la che preparavano in questo modo la crema mascarpone e credetemi che è veramente ma molto buona. Vi lascerò qui in descrizione le dosi e gli ingredienti. Oggi voglio parlarvi anche del nostro Capodanno che io e mio marito di solito trascorriamo la sera del 31 da soli come due fidanzatini. Le nostre figlie sono dagli amici e noi prepariamo una cenetta esclusivamente per il veglione di Capodanno, per la notte di San Silvestro, solo per noi due. E stiamo a casa in pigiama, tranquilli, nel più intimo calore di casetta, ma soprattutto facciamo compagnia ai nostri pelosetti perché alla mezzanotte si sentono molto forti i botti e quindi soprattutto il nostro cagnetto ne ha una paura terribile. Perciò stiamo a casa anche per questo motivo. Ed ecco la nostra cenetta per la notte di San Silvestro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Il nostro capodanno insieme, come sempre, tutti adesso ristretti. Andiamo.
E così subito dopo cena io sono rimasta in cucina vicino al caminetto col nostro cagnetto per fargli compagnia perché aveva una paura terribile, tremava. E così sono rimasta un po' con lui. Anche mio marito non stava ancora benissimo, alla fine è crollato dal sonno ed è rimasto con le nostre gattine. Non era ancora mezzanotte, ho guardato un po' di film di Natale e così la nostra vigilia, il nostro Capodanno è stato così bello comunque. E c'hai paura, beh? Abbiamo salutato così il 2025, grata per tutto quello che ci ha donato quest'anno, grata per ogni singolo momento che ho vissuto anche con voi. Grazie davvero di cuore, care amiche, per questa mia nuova avventura. Sono veramente grata a tutte voi per l'affetto dimostratomi. Grazie davvero di cuore. Ringrazio la mia famiglia per tutti i momenti belli che vivo insieme a loro, grazie a questo posto magico che anche quest'anno mi ha fatto vivere dei momenti bellissimi. Grazie e grazie, grazie, grazie. E prima di salutarvi anche oggi da casetta, voglio mostrarvi poi come ho terminato il quadretto.
E dopo questa pausa bella fresca con questo frutto appena tagliato dall'albero, io vi saluto. Grazie ancora per le visite gradite a casetta nostra, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo venerdì prossimo e come dicevo poco fa vi mostrerò come è venuto il quadretto e tutti i disegni oramai completati fronte e retro dei taglieri che ho disegnato per ogni festività e ogni occasione. Vi lascio con quelle ultime immagini. Grazie ancora a tutte voi cari amiche, ancora felice anno a tutti voi, scusate, e un abbraccio forte forte, a venerdì prossimo, ciao ciao!